Benvenuti alla prima puntata di una serie di 3 video interviste sulle esperienze concrete nei percorsi di apprendistato duale. Questi video fanno parte del modulo Come reclutare, accogliere e coinvolgere l'apprendista in azienda, realizzato nell'ambito del progetto Future Skills for Trainers. In questo video parliamo della motivazione e di come gestirla al meglio in un percorso di apprendistato. Parleremo quindi con 2 ospiti d'eccezione, Marco nel ruolo di tutor di una piccola impresa artigiana, benvenuto, e Grazie. Francesco nel ruolo di ex apprendista, perché come si vede nel frattempo ha fatto carriera. Bene, Si spera. inizio subito con la prima domanda che rivolgo a Marco in qualità di tutor. Marco, come valuta l'importanza della motivazione nel percorso di apprendistato duale? Quant'è importante? Cosa c'entra? La motivazione è fondamentale, è il motore primario che spinge l'apprendista ad impegnarsi. L'impegno ha molte forme, nell'attenzione al dettaglio, la cura del lavoro che viene svolto, il raggiungimento degli obiettivi, obiettivi che sono tangibili in un settore in cui il risultato si vede in 3 dimensioni, è un pezzo industriale, è un prodotto che si tocca con mano e che toccano con mano anche tutti gli altri dipendenti e collaboratori e colleghi dell'azienda in cui si sta lavorando. E prescinde anche la competenza tecnica per raggiungere gli obiettivi prefissati, per superare le difficoltà, gli errori. Non bisogna essere solo bravi nel riuscire ad avere competenze tecniche, ad utilizzare i macchinari, a progettare utilizzando i software, ma bisogna anche essere motivati, bisogna avere quella spinta che possiamo trovare in noi stessi o che gli altri possono ispirarci, che gli altri possono donarci nel nostro lavoro di tutti i giorni. Senza di quello tutto il resto non riusciremo a raggiungerlo. Senza di quella non riusciremo a fare bene il nostro lavoro. Beh, mi sembra di capire che abbiamo toccato un punto fondamentale, per cui rivolgo la stessa domanda anche al nostro ex apprendista, in modo che ci possa dare il suo punto di vista rispetto a come ha percepito la motivazione nel suo percorso di apprendistato duale. Francesco. Beh, sicuramente è stato un elemento importante. Non dico che ci sia stato dall'inizio, ecco, questo forse magari no, però è un elemento che si scopre col tempo, secondo me. All'inizio si è un po' presi da tante tecniche, da tanti concetti, no? Tante esperienze che si devono fare, si deve apprendere. Per cui sembra quasi un po' automatico stare a sentire ciò che magari Marco mi ha detto in alcune occasioni, le esperienze, le tecniche, no? Quei concetti importanti. Poi ad un certo punto però ci deve essere anche una propria, come giustamente diceva Marco, una spinta interna, cioè quella voglia anche di, non so, mettersi in gioco, di cercare altri modi per vedere, capire come funzionano questi prodotti, in che modo si inseriscono anche nel lavoro delle altre persone nel gruppo. E, ecco, magari all'inizio ci può stare quella pizza che ci facevamo il venerdì sera, no? I primi tempi in cui è iniziato il percorso di apprendistato e iniziavo anche a fare qualcosa, a vedere qualche strumento un po' più difficile, allora come premio ci stava anche la pizza la sera. Però ecco, credo che quello forse fosse una parte che in quel momento non riuscivo bene a definire tutto il percorso di motivazione, però poi eh, sono riuscito più o meno a capirlo, verso la fine, però. Molto bene, molto, diciamo, spontanea, diciamo, questa interpretazione. A questo punto, però, mi viene una domanda abbastanza spontanea da rivolgere al tutor. Cioè, benissimo, la motivazione che poi si sviluppa nel corso delle attività, ma immagino che ci possano essere anche dei casi o dei frangenti in cui
non sempre la motivazione nasce, diciamo, da dentro, va un po' sollecitata, diciamo, un po' stimolata. Ecco, io chiederei a Marco in che modo ha messo in pratica, implementato con una brutta parola, anche qualche tipo di rinforzo, no? Qualche stimolo per accendere un po' di motivazione durante il percorso di apprendistato. Sì, principalmente in due modi. Il primo è il riconoscimento e la valorizzazione dei successi che l'apprendista porta sul luogo di lavoro. Inizialmente i successi sono pochi perché ricordiamoci è un percorso anche di apprendimento, anche e soprattutto di apprendimento. E il successo nell'apprendimento poco si traduce o non necessariamente si traduce in un lavoro ben fatto, ma si traduce in cominciare a imparare a capire quali sono i processi, come si utilizzano gli strumenti, come ci si rapporta con i colleghi. Perciò è anche importante capire come leggere e quali sono le piccole vittorie che caratterizzano il day to day, il giorno per giorno dell'apprendista. Quindi nei momenti in cui ci incontravamo alla macchinetta del caffè oppure in altri contesti anche informali, riconoscere che effettivamente questa persona stava crescendo, riconoscere che stava collaborando meglio con i colleghi, riconoscere che stava imparando a utilizzare certi strumenti anche di precisione in modo più disinvolto, in modo più sicuro di sé. Quindi farglielo capire, ah guarda, ho visto che ti stai abituando a utilizzare questo strumento, ah guarda, ho visto che stai prendendo il caffè anche con quel collega con cui magari prima non lo prendevi, quindi fare capire all'apprendista che c'è una crescita che magari lui non vede, però da fuori si vede. E poi anche mostrargli e fargli capire che il suo lavoro materiale ha una ripercussione sia dai clienti sia anche nel lavoro interno dell'attività. Se tu fai bene il tuo lavoro, i tuoi colleghi lavoreranno meglio e il cliente sarà soddisfatto. Anche quando vengono a trovarci in azienda i clienti, vedono come stiamo lavorando, possono toccare con mano come sta facendo il lavoro e inserire l'apprendista anche in questi incontri, anche in questi processi, è sicuramente una leva molto tangibile, molto importante per far portare a galla questo tipo di motivazione. Molto chiaro direi. Mi pare che ci sia l'esito di un'esperienza anche ricca, no, alle spalle. A questo punto però chiederei anche all'apprendista, insomma, se può darci un esempio di come la motivazione lo ha aiutato anche nel suo percorso di apprendistato. Beh, sicuramente ricordo c'è stato uno scatto abbastanza importante quando all'inizio del percorso effettivamente eh, il modo in cui mi approcciavo al lavoro era del tipo bisogna fare questo pezzo, bisogna utilizzare questo strumento e la prima idea che mi veniva in mente era bene, lo devo fare perfetto. Deve venire, no, alla prima occasione, al primo impatto, deve venire in maniera ottima. Però poi c'era un problema fondamentale, cioè non avendo l'esperienza, le conoscenze, le competenze giuste, non riuscivo ad ottenere quel risultato perfetto che mi ero immaginato. E per cui c'erano momenti in cui mi sentivo molto bloccato, cioè non riuscivo ad andare avanti perché ciò che facevo non era a livello delle mie aspettative. E per cui c'è stato quel momento, no, in cui non riuscivo ad andare avanti, avevo un po' il blocco della motivazione in questo caso. Ed effettivamente c'è stato un momento in cui poi Marco mi ha magari preso la parte, mi ha detto effettivamente, mi ha fatto capire che cosa vuol dire mettere mani su un prodotto. Ed effettivamente il risultato, l'aspettativa non è avere un prodotto perfetto all'inizio, anzi, è cercare di apprendere prima come fare un prodotto. E per quella tipologia di sforzo, di atteggiamento che stavo mettendo in atto, effettivamente era giusta, ma nel momento sbagliato. Per cui di lì c'è stato uno scatto in cui ho capito bene, allora quello che faccio non è inutile, anzi l'impostazione è giusta, magari serve un po' più di esperienza, ecco. Per cui secondo me, non so se sono riuscito a rispondere, ecco, alla domanda, però credo fosse per quello
per come è stato cambiato il punto di vista, da avere il prodotto perfetto a affinare le tecniche. E che effettivamente stavo facendo quello, stavo affinando le tecniche ed era il momento più importante, ecco. Molto chiaro, direi, Francesco, talmente chiaro che a questo punto io proverei a cambiare punto di vista sullo stesso argomento. Quindi chiederei Mm. al tutor il suo punto di vista rispetto a un evento, no, di questo tipo, in cui si trova in situazione in cui si rende conto che è necessario motivare l'apprendista durante il percorso. Non so se ci puoi dare un esempio di come si è verificata questa cosa. Sì, lavoriamo in molti ambiti industriali. Alcuni di quelli che richiedono più attenzione sono gli ambiti industriali che sono da ricondurre a clienti che hanno degli standard molto molto importanti, molto rigidi, molto ben definiti, come per esempio il settore aeronautico. E alcune delle componenti che facciamo sono destinate al settore aeronautico e quindi richiedono particolare attenzione in un'ottica di qualità del prodotto finito e un'ottica anche di finitura, anche estetica del prodotto finito, ma anche e soprattutto in un'ottica di quello che ha anticipato Francesco, che è l'ottica di processo. Perciò mi ricordo che abbiamo assegnato a Francesco a uno di questi processi lavorativi che richiedono che richiedono molta precisione, ma che richiedono ancora di più di seguire un processo produttivo molto rigido, con molte poche tolleranze da tutti i punti di vista, utilizzo degli strumenti, temperature, procedure, comunicazione interna con l'ufficio commerciale. E abbiamo notato un po' una difficoltà a raggiungere gli obiettivi che era da ricondursi molto alla motivazione, cioè una difficoltà a non capire dove questo prodotto sarebbe stato utilizzato, come sarebbe stato, quanto sarebbe stato importante, e che quindi si traduceva un po' nel ritardo nella produzione del pezzo, nella continua richiesta magari anche di domande a cui forse c'era già stata risposta, anche se magari non era chiaro da parte nostra. Quindi sì, che si traduceva un po' nella lentezza, ma anche nella continua richiesta di informazioni. E che abbiamo ricondotto appunto a un problema motivazionale e per cui la soluzione è stata quella di lavorare appunto sul processo, ma innanzitutto fermare tutto e avere una conversazione con Francesco, quindi bloccare tutto e dire va bene, adesso parliamo, troviamo un momento e un luogo adatto ad entrambi, una sala riunioni isolata, per parlare di quelli che sono effettivamente gli obiettivi di Francesco, perché stai facendo questo lavoro, non solo perché stai lavorando su questo pezzo, ma anche perché se hai deciso di lavorare in un'azienda come la nostra, cos'è che ti piace del lavoro che fai, cos'è che ti piace meno del lavoro che fai, e quindi ricondurre ad un quadro più ampio il lavoro che stai facendo, perché non è solo la soddisfazione del cliente o la correttezza tecnica nel lavoro, ma è anche un po' più ampia la prospettiva, perché stai facendo quello che stai facendo, ti preferiresti lavorare nella meccanica piuttosto che nella chimica e cercare di ricondurre il lavoro che sta facendo alle sue motivazioni più ampie. Quindi, guarda, effettivamente questo lavoro è un po' difficile da fare, però se lo fai bene, imparerai a lavorare meglio in questi ambiti che ti interessano di più, magari troverai una carriera in questo ambito oppure no, però se io già ti metto davanti a quello che sarà il tuo futuro professionale a partire dal pezzo che stai lavorando, sicuramente la spinta motivazionale sarà migliore e non è stata. La risposta del tutor è stata molto ampia rispetto a questo tema e tra l'altro ha dato l'idea anche del contesto reale in cui ci troviamo, perché in realtà devo ringraziare Marco per la disponibilità perché in questo momento è al lavoro e quindi si trova appunto in un contesto in cui succedono cose, passano persone, eccetera. E non siamo, questa è vita reale, diciamo, non è uno studio di registrazione ed effettivamente nei luoghi di lavoro concretamente
non si tratta di un reality, no? Si tratta di situazioni, diciamo, concrete nelle quali succedono delle cose, degli imprevisti, ed è necessario magari anche correggere i piani iniziali. A questo punto farei l'ultima domanda all'apprendista, a Francesco, per raccontarci in che misura, diciamo, o in quale caso, in quale situazione i rinforzi che ha ricevuto dal tutor hanno dato un contributo, una spinta al processo di apprendistato. Sì, allora, beh, c'è stato un progetto effettivamente in cui non era chiarissimo che cosa fare. Ecco, non avevamo delle indicazioni molto chiare per creare questo pezzo, no, che serviva. E- ed effettivamente anche lì inizialmente c'è stata un po' di frustrazione nel non sapere cosa fare effettivamente, nel cercare di capire come potevamo arrivare a creare questo pezzo richiesto dal cliente, però senza molte indicazioni chiare. Ehm, è stato un attimo in cui c'è stato di nuovo quel blocco di motivazione, nel senso di non sapere effettivamente cosa fare nel concreto, ma poi c'è stato un momento in cui sono andato per l'ennesima volta a richiedere qualche informazione in più e lì effettivamente Marco ha capito qual era la mia richiesta e che in realtà non era una richiesta di informazioni, ecco, era una richiesta più di sostegno, di aiuto in quel momento in cui non sapevo come fare e, e mi ha detto, guarda, adesso magari c'è un problema ed il problema è non sapere cosa fare. Però ammiro comunque la tua determinazione nel capire, cercare informazioni, nel cercare anche un'altra soluzione. Possiamo vederla insieme. Focalizziamoci su questo, su quali possono essere le soluzioni e lasciamo per un attimo stare questo progetto che ci sta un po' mettendo a disagio. Vediamo quali possono essere le idee, i progetti che mettiamo in atto. E poi mi ha tentato con l'offerta di un caffè più dolcetto nella pausa di lavoro. E quindi quello penso sia stato un rinforzo per cercare di finire velocemente, di mettersi un po' più alla prova in quel momento specifico, per poi avere il premio alla fine. Però ecco, è stato un po' un misto, cioè nel cercare di farmi capire quale fosse l'elemento più importante in quel caso e poi magari avere anche alla fine un'idea di premio, di ricompensa, di rinforzo. Non so se si dice così effettivamente. E in effetti si dice proprio così. Intanto ringrazio i miei due ospiti per aver portato, diciamo, le loro esperienze, però effettivamente se vogliamo trarre qualche conclusione, diciamo, qualche sintesi, no? Qualche spunto anche da parte delle esperienze che ci hanno raccontato, effettivamente quando parliamo di motivazione è bene chiarire alcuni elementi. Certamente, ecco, la motivazione più impattante, diciamo più efficace, è quella che include non soltanto, diciamo, le cose da fare, ma soprattutto il perché, no? Il significato del lavoro, che importanza ha raggiungere determinati obiettivi, imparare determinate procedure, acquisire determinate abilità, ma anche che senso ha quella parte di attività nell'insieme complessivo delle attività e degli obiettivi della realtà aziendale nella quale questa si verifica sostanzialmente. Quindi il fatto di accrescere, aumentare questa motivazione interna, intrinseca, direbbero gli psicologi del lavoro, aiuta a far sì che le persone si sentano più portate a impegnarsi verso qualcosa che, anche se non riesce perfettamente all'inizio, però ha un suo significato. Allo stesso tempo, però, nei commenti di Francesco nel raccontarci la sua esperienza, nel raccontarci anche della soddisfazione, no? Della ricompensa finale, no? Come riconoscimento dell'attività,
bisogna notare che questa motivazione esterna, quindi estrinseca, direbbero gli esperti, ha un suo impatto. Perché? Perché contribuisce a far sì che le persone si vedano anche riconosciuta una ricompensa per lo sforzo che hanno messo in campo. Probabilmente l'avrebbero fatto lo stesso, però, però il fatto di avere una ricompensa che rende visibile anche e tangibile un meccanismo di riconoscimento e di premio sostanzialmente. Ecco, quindi non solo per quello si fa, però aiuta anche a sentirsi un po' più coinvolti. Coinvolti soprattutto anche nel decidere, nel prendere delle decisioni che riguardano la propria attività e gli ambiti in cui si sente di poter migliorare. Questa, diciamo, mi sento di provare a concludere questa intervista in questo modo. Bene, io ringrazio i nostri ospiti e vi anticipo già che nel prossimo episodio saranno ancora con noi, Marco e Francesco, per affrontare un nuovo e ulteriore argomento. Grazie a tutti e al prossimo episodio. A presto, grazie.